Ciao a tutti cari amici, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che voglio fare oggi è vedere se siete in linea con il vostro proposito di vita, insomma. Cercare di capire se la strada che state percorrendo è quella giusta per voi o se magari è meglio un attimino insomma aggiustare il tiro, ecco, diciamo così. Abbiamo 3 scelte. La prima scelta è questa ossidiana, grezza. La seconda scelta è un'avventurina sempre grezza e l'ultima è una ametista, grezza anche questa. Bene, fate la vostra scelta, potete sceglierne 1, 2 o anche tutte e 3, magari ci sono dei consigli che vi possono essere utili in ognuna di queste letture. Ci vediamo nella vostra scelta. Benvenuti amici dell'Ossidiana, andiamo a vedere che cosa dicono questi oracoli per voi, poi andrò anche ad estrarre qualche carta dai tarocchi. Dunque, qui abbiamo questa carta che dice: "A dire il vero". Sento che è come se ci fosse un'energia, un po' contrastante, no, come se foste diciamo, mi verrebbe da dire quasi in un punto iniziale del dire: "No, okay, aspettate un attimo, questo è quello che voglio io, che cosa voglio io, qual è la mia verità". È un po' come se foste, diventando, in questo momento coscienti di quello che, in realtà sono le proiezioni che magari hanno gli altri. Qui abbiamo la carta dell'afflizione e la carta della proiezione. Quindi io mi rendo conto che ci sono molte persone che, non stanno bene, hanno questa sorta di ruminio mentale: "Sono nella strada giusta, non sono nella strada giusta". Questa carta si chiama afflizione, quindi un qualche tipo di assonanza ce l'ha con quello che è il non essere completamente soddisfatti del tipo di situazione o di relazione comunque, che si ha. Diciamo che è come se, questa è il vostro tipo di, come vi posso dire, sensazione in questo momento. Quindi, c'è comunque una forte presenza di pensieri, ehm, sento che per molti versi sono pensieri che sì fate voi, nel senso che sono dentro la vostra testa, ma principalmente non li avete formulati voi. Sono pensieri che arrivano dalle proiezioni di altri, sono credenze limitanti, è per quello che vi state comunque facendo venire dei dubbi se quello che state facendo è giusto per voi oppure no, okay? E come vedete la carta rappresenta anche una maschera, no, è come se per certi versi, vi steste tirando giù la maschera, quello che è la maschera dell'illusione, quello che si aspettano gli altri da voi anche sento. La carta delle proiezioni può anche far riferimento a quello che sono le vostre proiezioni nei confronti, di una determinata situazione o di voi stessi. Io credo che ci sia qualcuno qui che ha un'idea un po' distorta di quello che è il proprio percorso di vita ed è per quello che c'è questa carta che dice: "A dire il vero". Cioè: "Aspetta un attimo, è davvero quello che sento io? Perché io in questo momento sono afflitto, io sto male, sento che c'è qualche cosa che non va e quindi è giusto o non è giusto andare avanti per quelle che sono queste credenze, queste aspettative che hanno gli altri, queste illusioni anche, no, è un 7 di coppe questo, quindi fa anche riferimento a quello che sono alle volte le illusioni. Qui con le carte delle fattine abbiamo moderazione e protezione. Allora, la carta della moderazione, fa riferimento a quello che si introduce, a quello che si assume, alla, qualità del nostro nutrimento, che non è solo un nutrimento da un punto di vista fisico, ma è proprio un nutrimento anche da un punto di vista dei pensieri, un nutrimento dal punto di vista di quello che si guarda in televisione, i film, le notizie che si apprendono, le persone che si frequentano, le energie con le quali ci si fonde, insomma.
E la carta comunque dice: anche se siete coscienti che c'è un qualche cosa che vi fa male, se lo prendete in piccole dosi, diciamo che si può chiudere un occhio, ecco. Però c'è qualche cosa probabilmente che, vi fa male e qui lo dovete elaborare, okay, probabilmente siete proprio in quella fase lì con questa carta. E poi abbiamo la carta di protezione, quindi, quello che consiglia questa carta, è di come vi posso dire, di imparare a proteggervi da un punto di vista proprio energetico. Quindi potete usare dei cristalli che magari mettete al collo, li pulite, poi li caricate. Ho pubblicato dei video a tal proposito, è il video del pendolo mi sembra, che spiega come pulire i cristalli, come pulire i quarzi. Oppure potete usare delle tecniche di visualizzazione, cioè ognuno poi, scelga quella che più si addice, a se s oh scusate, a quella che più si addice insomma. Andiamo a vedere che cosa vi dicono i tarocchi. Okay, allora la prima carta è un fante di bastoni al contrario. Sì, qui sento che è come se c'è qualcuno che, per certi versi ha bisogno di ritrovare un po' quello che è il lato, se vogliamo, divertente della vita, no, abbiamo un 4 di bastoni, un 3 di spade, un 9 di bastoni e una regina di coppe. Sì, è come se qui sento che c'è qualcuno che è legato a un qualche tipo di casa proprio, legato a un qualche tipo di relazione se vogliamo. Può essere un qualche tipo di proiezione inerente a una casa, una relazione. Sento che non c'è più tanto sprint, tanta verve, l'afflizione la sento proprio forte, okay? C'è anche il 3 di spade, quindi mi parla di quello che è un tradimento, di quello, per certi versi è un po' come se qualcuno avesse tradito se stesso, okay, quindi adesso c'è la questione anche il 9 di bastoni, come la carta delle fate, parlano di quello che è un proteggersi, quindi, sento che siete in questo stato, state lavorando a quello che è proprio la vostra protezione, al saper come rispondere, al saper come filtrare le energie, insomma. Sento che avete anche la regina di coppe alla fine della stesa, quindi arriva quel tipo di contatto emotivo con voi stessi che vi fa capire da che parte è la via giusta per voi. Però ecco, in questo momento io sento che ci sono dei condizionamenti esterni, dove magari non è una persona fisica che vi dice qualche cosa, ma sono le credenze che avete assimilato durante l'infanzia, durante l'adolescenza, crescendo, e c'è bisogno di fare come un lavoro di pulizia, se vogliamo, okay? Il 3 di spade è qui per ricordare che c'è bisogno di fare quello che è un lavoro di purga, di lasciare andare qualche tipo di sofferenza che ancora vi portate dentro, okay? Per qualcuno potrebbe far riferimento a una famiglia o comunque a un qualche tipo di situazione magari di stabilità, magari potrebbe far riferimento a un lavoro che già avete in piedi da tanto tempo e che comunque non vi soddisfa. Magari state facendo quel tipo di lavoro perché i genitori si aspettavano quello da voi e quindi voi non vi siete neanche fatti domande più di tanto, avete seguito quella carriera universitaria e adesso magari vi siete resi conto che non vi piace poi così tanto. Okay, quindi sento che c'è un qualche sorta di, prendere consapevolezza che quello che state facendo non è la strada che sentite vostra. Quindi probabilmente ehm, diciamo così, da rendersi di ren c'è bisogno di rendersi conto della propria verità. Magari è la vostra, ma dovete esserne coscienti, okay, deve essere una scelta consapevole, quella di continuare o lasciare questo tipo di strada, ecco. Bello. Andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte di questi oracoli. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere un like al video, iscrivervi se non l'avete ancora fatto e condividere. Ok, andiamo a vedere cosa dicono. Blue Star, bellissima. Allora, la fiamma blu è la fiamma della compassione
e questa carta invita proprio a fare riferimento a quello che è la vostra compassione innata, okay? Dovete avere fiducia perché la verità è dentro la vostra anima, okay, quindi voi sapete che cos'è giusto per voi, lo sentite in qualche modo, sapete quando una cosa vi vibra, nel modo giusto o meno. Quindi fidatevi anche delle vostre intuizioni. Occhio ai giochi della mente, cercate di capire cosa è realmente vostro, cos'è una credenza che funziona per voi o quali sono le credenze che non vi servono più e cercate di lasciar fuori certi tipi di energie. Magari siete, tra virgolette, se dovesse essere una questione magari con qualche familiare, diventa difficile tagliare i ponti, però piccole dosi, poco alla volta, okay? Imparate a proteggervi, ma vedo che già lo state facendo comunque. Ehm, fate fate appello, se vogliamo, a quello che è, ehm la sì, lo dice anche questa stella, la vostra fiamma blu, il vostro intuito, prendete contatto con quello che sono le vostre emozioni, okay, e cercate di capire da che parte è giusto per voi andare. Sento che per certi versi c'è bisogno prima di ritrovare quello che è una sorta di leggerezza, prima di capire veramente che cos'è la strada giusta per voi, o meglio, può essere che per riuscire a capire qual è la giusta strada per voi, se siete ancora in quel momento dove non ce lo avete chiaro, il consiglio, delle carte è quello di ritornare un pochettino, tra virgolette, "indietro nel tempo" a quando eravate bambini e cercate di ricordare che cosa vi faceva, star bene, cosa vi faceva essere felici e avvicinatevi da lì a quello che è il vostro vero sé. Bene amici dell'Ossidiana, io spero che la lettura in qualche modo vi abbia aiutato. Vi ringrazio per il tempo che avete trascorso con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao. Ed eccoci con la lettura numero 2, quella dell'avventurina verde. Allora, qui abbiamo "È tempo di andare" e "Pace". Bellissime carte. "È tempo di andare", beh, non lascia molto spazio all'immaginazione, no, è giunto il momento di andare, è giunto il momento, io qui sento che voi avete già avuto quell'illuminazione o magari qualcuno è già verso quello che è, il proprio scopo di vita, e si tratta solo di, diciamo, prendere una decisione, fare quel passo, okay, fare quel tipo di azione che vi dica: "Okay, il il ciclo è iniziato", okay? Mhmm, Sento che, ripeto, avete forte quello che è stata la chiamata, se vogliamo. C'è stata quello che è un'illuminazione, un richiamo, se volete. Qualcuno ha scoperto magari qualche cosa di nuovo che lo può attirare o si è avuto quell'idea geniale, qualche cosa che veramente potrebbe cambiare la vostra realtà di vita, E, la carta della pace, beh, è una bellissima carta, mi fa capire che siete in pace con voi stessi, che forse è il momento migliore, no, quando uno è in pace, e non è arrabbiato, non è preso dall'eccitazione, forse quando uno è in pace è il momento migliore per prendere certe decisioni, per fare certe scelte insomma, okay? Quindi, sono 2 bellissime carte, mi parlano di andare avanti e qui sento che probabilmente c'è qualcuno che sta prendendo una direzione diversa o ha scelto o si rende conto che è giusto prendere una direzione diversa rispetto a quello, che si è fatto fino a questo momento. Le carte dopo, il mutamento è momento per momento. Beh, il mutamento, lo dice la parola stessa, sento che per certi versi, si va verso quello che è un cambiamento, ma anche questa carta lo diceva, e parla normalmente è la ruota della fortuna questa. Parla di quello che è un cambiamento repentino, veloce, quindi questo tipo di energia, mhmm, è piuttosto veloce, insomma, è piuttosto anche per qualcuno potrebbe essere, un po' destabilizzante diciamo, no, e difatti quello che dice la carta dopo, quello che consiglia è proprio quello di vivere le cose momento per momento, di mettere un piede davanti all'altro senza preoccuparsi troppo del futuro. Mhmm
Parla anche questa carta del mutamento di quelli che sono i cicli karmici, quindi potrebbe essere che per qualcuno si sta attivando quello che è un nuovo ciclo, di vita, un nuovo percorso. Può essere proprio che, per qualcuno guardate c'è anche questa carta di divinazione, quindi sì, per qualcuno c'è stata una chiamata da poco tempo, questa idea che vi ha fatto capire che la vostra strada è da un'altra parte. E questa carta dice di abbracciare quelli che sono i vostri poteri divinatori, che potrebbe anche essere semplicemente ascoltare la vostra intuizione, che dice sono, poteri che avete particolarmente sviluppati in questo momento, okay, poi dice che avete l'abilità, ma perché siete in pace, perché, avete raggiunto quella sorta, se vogliamo, di coerenza tra il cuore, la mente e lo spirito, okay, e il corpo, scusate. Comunque, quello che sento anche con la carta delle fate, delle, intenzioni pure, è che come vi posso dire, siete talmente in pace, siete in questa sensazione di pace con voi stessi, pace con il mondo, avete le intenzioni più pure che ci possano essere, siete in grado di vedere le cose in modo super cristallino, okay, avete avuto quello che è l'illuminazione, come dicevo. E quindi, io sento che con questa fata delle intenzioni pure state comunque agendo per quello che non solo per quello che è il vostro più alto bene, ma per quello che è il bene di tutti, comune. Andiamo a vedere, okay, cosa dicono i tarocchi. Abbiamo il mondo, okay, un'altra carta di cambiamento, il 10 di spade, abbiamo il 3 di coppe, il 2 di coppe e il carro. Wow. Quindi tante carte di movimento, okay? Quindi potrebbe essere per qualcuno il fatto che è tempo di andare si tratti proprio di quello che è un trasferimento, non solo a livello di, intenzione o di ideologia, ma che sia proprio un qualche cosa che fa riferimento a un movimento fisico, perché ho anche altre carte che comunque me lo indicano. Il punto è che c'è da lasciarsi indietro qualche cosa, probabilmente c'è la difficoltà a lasciarsi indietro qualche tipo di, o sofferenza, perché comunque abbiamo un 10 di spade o dei pensieri. Ehm, Sento che c'è questa sorta di difficoltà a creare nuove alleanze, a creare, ehm, nuove collaborazioni, potrei dirvi, okay, però sento che c'è anche la carta del carro, quindi è giusto prendere una direzione o, se per voi è un cambiare direzione, è giusto cambiare direzione. Se avete quello che è un istinto che per dove state andando o dove siete non è la cosa migliore per voi, siete liberi di cambiare, avete sempre il libero arbitrio di fare le scelte che ritenete più giuste e migliori per voi. Quindi sì, probabilmente c'è qualcuno che, fa un po' di fatica a fidarsi, sentirei di dirvi, però comunque per qualcuno, guardate, può anche avere un altro tipo di chiave di lettura, o meglio, la seconda parte della lettura si può, vedere anche in un altro modo. Il fatto che voi andiate, il fatto che voi prendiate questo tipo di direzione che o decidiate appunto di spostarvi, per qualcuno fa riferimento al fatto che potrebbe arrivare quello che è un, compromesso di tipo, emotivo. Potrebbe anche essere semplicemente una nuova amicizia, oppure, che lo vedo molto probabile, oppure potrebbe essere una relazione, okay, comunque io sento che ci sarà un qualche tipo di, guardate, per qualcuno potrebbe, perché mi parlano di anime gemelle, quindi per qualcuno potrebbe essere che il cambio di direzione che dobbiate fare farà in modo che voi incontriate la vostra anima gemella, e può anche essere che dobbiate fare un qualche tipo di lavoro, un qualche tipo di viaggio o di spostamento insieme, cioè come se doveste percorrere un pezzo di vita insieme, come se aveste, mi verrebbe da dire, un proposito comune, okay? Wow, bello. All'inizio di un cammino nuovo, mi verrebbe da dirvi. Okay, andiamo a vedere queste carte che cosa vi consigliano. Io intanto vi chiedo di supportare il canale con un like, con la vostra iscrizione se non siete ancora iscritti, e con una condivisione. Guardate, pazienza.
sii paziente e permetti al destino, di sviluppare i suoi piani, di svilupparsi con i suoi tempi. Quindi, sento che prima dovete essere veramente focalizzati su voi stessi e decidere di fare il cambiamento per voi stessi. Poi nel percorso potrebbe essere che ci sia questo nuovo incontro, questa nuova collaborazione, potrebbe essere un'anima gemella anche solo per quello che riguarda lo sviluppo di questo progetto, non necessariamente un'anima gemella deve essere, insomma di tipo romantico, okay? Bene cari amici, dell'Avventurina Verde, questo è quello che avevo per voi. Io spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Vi ringrazio tanto per il tempo che avete trascorso qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao. Ed eccoci con la terza lettura, quella dell'ametista. Allora, bellissime carte, sento che questa lettura ha a che vedere con chi ha già un po' fatto questo cambio di rotta, se vogliamo, perché comunque la carta del mare, io la sento molto come una carta che parla di quello che sono le, profondità, se vogliamo, di noi stessi, ehm, mi parla anche c'è molta acqua, quindi mi parla di quelli che sono le emozioni profonde e per certi versi mi parla anche di quello che è, diciamo il lasciarsi fluire, il lasciare che le cose vadano, facciano il loro corso fondamentalmente, okay? Mhmm Quello che sento è che, con la carta del co-creare, è forte la sensazione che voi siate consapevoli della realtà che state creando. Magari per qualcuno fa riferimento a quello che potrebbe essere un periodo artistico, magari c'è qualcuno che ha di recente scoperto alcune doti, talenti o magari alcune passioni di tipo artistico, mi parlano di creta, vasi, quelle cose lì, magari un corso di ceramica. E quindi sento che fa riferimento alla vostra capacità, di proprio di creare, ma non solo a livello fisico, quindi come potrebbe essere un quadro piuttosto che, non lo so, un piatto buonissimo, si parla proprio di quello che è il creare a livello cosciente con i vostri pensieri, okay? Per certi versi come se qui quello che sento è che qualcuno qui ha capito come funziona la legge di manifestazione, no, o comunque sta lavorando in quel senso. È come se ci fosse un: "Okay, io lavoro su me stesso, vado avanti su di me e piano piano le cose inizieranno a muoversi", e di fatto iniziano a muoversi, perché avete quello che è una nuova consapevolezza, come vi dicevo appunto prima, in quello che è il creare. E guardate anche qui ho l'isolamento e il lasciarsi andare. Il lasciarsi andare un po' mi richiama le energie del mare, questo seguire il flusso. È un 8 di coppe però comunque, parla di quello che è, un fare un certo tipo di viaggio interiore e anche il mare comunque parla di quello che è interiorità, di quello che è profondità e parla di spostarsi perché, qui comunque la carta ha una barca, quindi sento che per qualcuno potrebbe far riferimento al muovere un qualche tipo di emozione che, diciamo più che muovere sì, perché abbiamo anche la carta di isolamento e quindi io sento che qualcuno per certi versi mhmm, si sta lasciando andare, se vogliamo, sta lasciando andare quello che è il dolore, sta iniziando a purgare, sta iniziando a sciogliere tutto questo ghiaccio che si era creato, okay, ma per andare verso quello che è una sincerità nei propri confronti. Sento che qui probabilmente c'erano molte cose che si erano cristallizzate, tanto, si erano, diciamo così, ingrandite, no, c'è bisogno di far crollare un po' quel muro, seguire il flusso. Okay, è vero, sono stato male, sono stata male, ho accusato il colpo, io magari faccio la forte o la persona forte insomma, però ho bisogno di riconoscere a me stesso, a me stessa che ho questo dolore, purgarlo, lasciarlo andare, rendermi conto che è una cosa che c'è adesso o che c'è stato e che comunque non è per sempre. E seguire anche un po' questo quello che è il flusso del lasciarsi indietro le cose, il lasciarsi andare, okay, l'abbandonarsi a quello che sento anche che per certi versi c'è una sorta di accettazione che bisogna fare,
Bene, allora queste 3 carte mi parlano. Allora, questo è persi e trovati. E quello che sento è che c'è qualcuno che in questa sorta di isolamento, in questa sorta di profondità delle emozioni, si è un po' perso. Ma giustamente se non ci si perde, non ci si può ritrovare. Quindi per riuscire a trovare la nostra vera essenza, bisogna un po' passare per quello che è la zona buia, no, bisogna perdersi un attimo e poi capire qual è la direzione giusta. Un'altra, diciamo ma no, coincidenze non esistono. Comunque un altro, appunto che mi fanno le carte, di nuovo ha a che vedere con questa carta del co-creare, perché qua mi dice: "Desidera saggiamente". Quindi cerca di manifestare in modo saggio quello che vuoi, creare, okay, e fai comunque quelli che sono dei passi concreti verso quello che è la realizzazione dei tuoi progetti. Perché comunque sì, è vero, il pensiero crea, il verbo, la parola crea, però a un certo punto, oltre che la testa, che sono i pensieri, il verbo che è la parola, che più o meno, diciamo così, potrebbe rappresentare quello che è il cuore, la gioia che ci si mette in quello che si dice, e infine quello che è il corpo rappresenta l'azione. Quindi io per avere una totale coerenza devo pensare una cosa, parlare allo stesso modo e poi agire nello stesso modo, quella è coerenza, okay? E con l'ultima carta, quella della solitudine, qui sento che avete bisogno di fare questo lavoro da soli, non vi fate influenzare da, energie esterne, okay, e cercate di capire che in realtà non siete soli, in realtà tutti siamo collegati con l'universo, tutti siamo uno. Quindi, anche nel momento in cui voi siete soli, in realtà poi ci sono delle energie sottili, diciamo, che sono lì vicino a voi, che comunque vi guidano. Però ecco, a livello forse un po' più, diciamo terrenale, è sano allontanarsi un pochettino, se vogliamo, da quelle che sono le energie esterne per fare questo lavoro di purga, questo lavoro di pulizia appunto, di scioglimento dei ghiacci, mi verrebbe da dire. Okay, andiamo a vedere che cosa vi dicono i tarocchi. Wow, la luna, 3 di spade, il cavaliere di coppe, il 3 di pentacoli. Guardate, l'isolamento è un 3 di spade e sotto è caduto un altro 3 di spade. Quanto avete sofferto? E 8 di bastoni. Dunque, siete in questa fase di un po' profondità, no, come dice anche la luna, c'è il 3 di spade di nuovo anche sotto come c'era sopra, quindi sento che qui c'è qualcuno che ha bisogno o comunque, è come se aveste già accettato questo tipo di cambio che deve essere fatto, questo tipo di ehm, vi sento un po' sofferenti però in questo tipo di scelta. Come per certi versi sento che qualcuno si può essersi rassegnato, se vogliamo, e potrebbe far riferimento a quello che è una scelta dovuto a un legame di tipo romantico, okay, quindi per qualcuno il cambio di vita che si sta effettuando in questo momento diciamo quello che è il percorso di vita che si sta effettuando in questo momento ha a che vedere con una relazione romantica. Per qualcuno potrebbe esserci un progetto di mezzo. Ehm, Però sento anche che c'è questa sorta di forte, forte dolore, bisogno di esprimere se stessi. Sento che, avete bisogno di far venire fuori qualche cosa. È come se steste nascondendo questo dolore, okay, invece io sento che c'è bisogno di comunicarlo, c'è bisogno di tirarlo fuori. È come se doveste decidere semplicemente di andare avanti. Andiamo a vedere una carta da questi oracoli. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere un like al video, se comunque la stesa vi è piaciuta fino adesso potete iscrivervi e potete condividere. Andiamo a vedere cosa vi dicono. Segni. L'universo ti sta mandando
gentilmente dei segni. Devi, diciamo così, rimanere attento a quello che sono i segni e le sincronicità. Sì, io sento che qui c'è bisogno di comunicare qualche cosa, potrebbe essere inerente a un progetto di coppia. È come se qualcuno stesse confondendo quello che è il percorso di vita personale, il percorso di crescita personale, lo scopo di vita, con quello che è il sacrificarsi per qualcosa o per qualcuno. Sento che qui non dovete imparare a creare quello che è la vostra realtà in modo consapevole, okay, dovete imparare a manifestare in modo un po' più saggio, okay? Però per certi versi, potenzialmente potete fare quello che volete, nel senso che non c'è in questo momento siete in una fase, diciamo così, se vogliamo uhm, di fermo no, perché comunque state seguendo in un certo senso il flusso. Il punto è che bisogna che iniziate a direzionare questa energia, imparando a co-creare, imparando a tirar fuori quello che realmente sono le vostre paure, anche le vostre sofferenze, okay, bisogna proprio prenderne consapevolezza, sento. Da lì poi ci sarà quello che è un naturale, se vogliamo, allineamento al vostro scopo di vita, okay? Bene cari amici dell'Ametista, questo è quello che avevo per voi. Io spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Vi ringrazio tanto per il tempo che avete trascorso qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.